ormai con i miei video vi ho abituato alle tastiere meccaniche, ma è giusto non escludere quelle che vengono usate quotidianamente dalla maggior parte dell'utenza, intendo quelle a membrana. Ed ecco che presento la Cizur Touchboard Pro, nome che potrebbe far pensare alla vecchia barra dei MacBook Pro, e invece si intende il trackpad, che potrebbe risultare utile in ambito lavorativo, e in effetti questo prodotto è stato basato sulla produttività. Ma non finisce qui. Cizur mi ha consegnato anche il portapack, uno zaino d'ufficio elegante nel suo genere. Ecco, con questa faccia minimale, pulita, che magari avrà uno short dedicato. L'inserzione è abbastanza completa a livello di informazioni sul prodotto. Probabilmente avrei aggiunto qualche dettaglio in più, ma il sapere di base c'è. Ci sono varie opzioni di acquisto che permettono di aggiungere altri accessori con una singola transazione, ad esempio lo zaino fatto vedere prima. L'aspetto importante è capire il valore della tastiera in sé, ovvero $39 che attualmente sono in circa 38 euro. Avete anche il mio codice sconto permanente e valido su tutto il catalogo del negozio. C'è un ulteriore prezzo più alto riferito alla variante Stereo Hub che garantisce un'integrazione con l'omonimo prodotto, che fisicamente si può distinguere con la versione base attraverso la parte del trackpad. Logicamente questo tipo di acquisto ha senso se ci abbinate lo Stereo Hub. Cizur è inoltre presente su Amazon anche nel negozio locale, però da noi non è in vetrina la touch bar. Si può dire che la sua presenza rende abbastanza particolare questa tastiera, poiché non è così comune avere i due sistemi di input su un unico pezzo. Averlo integrato permette di avere più spazio libero sulla scrivania, avere un dispositivo in meno da collegare al PC nel caso non abbia il Bluetooth, ottenere un po' più di rapidità nell'interazione perché si evita di spostare di tanto il braccio. Questo magari è efficace per chi adopera poco il puntatore e opera tanto sulla tastiera. Non siamo a livello di quello di Apple, ma il suo lo fa e può facilmente essere superiore a quelli montati su PC da 1000 euro, l'ho verificato personalmente. L'intera area è liscia e soprattutto cliccabile, con una richiesta di pressione media e una restituzione decisa, ma purtroppo abbastanza rumorosa, quindi è un aspetto che vedo relativamente in maniera negativa, ma per vederla in positivo dà senz'altro la certezza di averlo premuto. Supporto ai gesti multi-touch, ma può avere delle anomalie su iPadOS e iOS come lo scrolling e lo zoom. Questo vale un po' per tutti i prodotti realizzati al di fuori di Apple. Bene o male, le terze parti riscontrano delle difficoltà in quell'ambiente semichiuso. Infatti, per quell'ecosistema, io consiglio sempre di adoperare l'oggetto che offre direttamente la casa. Ricordatevi che per questi due SO dovete avere almeno la versione 13 per ottenere il puntatore. Un'estetica minimale che mi ha fatto ricordare il vecchio Fabula Design di Nokia con la riconoscibile forma mattonella. Per il resto una normalissima tastiera interamente in plastica basata su due colori, il nero e l'argento. Tasti a basso profilo, come in un laptop, in materiale ABS, come del resto per tutta la struttura della tastiera. Questo significa, almeno qui a livello dei copritasti, che la qualità andrà tendenzialmente a diminuire nel tempo, perché si liscerà la superficie, tanto che creerà quell'effetto lucido che tutti abbiamo in mente. Non per forza succederà, ma è probabile in base a quanto la utilizzate. Per rimediare a tale problema viene in aiuto il PBT, ma di conseguenza il prezzo sarebbe tendenzialmente salito. La battitura è abbastanza gradevole, i tasti sono normalmente distanziati, la pressione restituisce una percezione morbida, mantenendo la sensazione tattile, e la battitura risulta silenziosa.
È curioso notare che il classico trio Ctrl, Alt e Win non rispetta la tipica posizione di questi comandi. Non dovrebbe essere un problema, semplicemente dopo un po' di abitudine non ci si fa più caso. Assenza di retroilluminazione, ma c'è un bel contrasto col bianco delle leggende. Fra l'altro la facilità di lettura è data da un font basilare in maiuscolo, schema dei tasti e trackpad spinti all'estremo della sagoma per cercare di contenere il più possibile le dimensioni e il peso. Leggerezza che consente di definirla portatile, visto anche il supporto alla connessione Bluetooth, solamente però ha un canale, preciso questo. Sarebbe stata gradita la presenza del wireless 2.4 GHz, ma probabilmente Cizur ha voluto contenersi sul prezzo. All'inizio ho specificato che la Touchboard Pro è dedicata all'ufficio, alla produttività, ma non al 100% per la mancanza del tastierino numerico. Personalmente non lo uso perché non sono mai stato abituato a sfruttarlo, ma conosco tante persone, anche di professione, che non ne possono fare a meno. In generale è risaputo che è una sezione della tastiera praticamente scontata da trovare appunto in un contesto lavorativo. La batteria dovrebbe essere da 500 mAh e secondo l'uso che ne ho fatto può rientrare nel classico orario di ufficio, quindi la durata è stata di circa una settimana senza spegnerla. Infatti dopo 10 minuti di inattività si attiva automaticamente la sospensione e se si vuole bene all'ambiente l'interruttore di lato la spegne. Infine, sopra il trackpad si ha una serie di pulsanti, sempre fisici, con tanto di controllo di stato per batteria, Bluetooth e blocco maiuscola. La nota dolente ricade sui singoli casi linguistici. È un formato universale, quindi non perfettamente compatibile con l'italiano, come per il francese o il danese, per intenderci. È quindi uno schema ANSI QWERTY Stati Uniti, e perciò se siete quelli che nella maggior parte del tempo scrivono, palesemente i caratteri accentati non li avete, come i gradi Celsius e altri simboli locali. Questa la vedo come l'unica limitazione. Poi se vi volete affidare alla correzione automatica, ben venga, non c'è nulla di male, ecco, però ricordatevi che non si trova in ogni angolo del sistema operativo. Non è una delusione perché a quanto pare all'azienda gli è convenuto realizzare una singola versione ed è una scelta quindi del tutto normale. In sostanza quello che dico non può essere una polemica. Cizur si focalizza principalmente sugli scanner. Io l'ho conosciuta in questa maniera, con altrettanti accessori come questi taccuini, blocchi note, ottimizzati per avere le digitalizzazioni delle pagine. Fa piacere vedere che l'azienda punta a creare un ecosistema per l'ufficio. Appunto, oggi ho in mano una loro tastiera e spero che continui con questa strategia per vedere un giorno una scrivania, magari la mia, completa di accessori per il lavoro. In descrizione trovate le caratteristiche tecniche della Touchboard Pro con il relativo indirizzo web nel caso vogliate acquistarla, ricordandovi di applicare il mio codice sconto. A presto con altre recensioni.